A vivere. A vivere. Esattamente. Ma non guadagnare. Non a guadagnare, certamente, va bene. Allora, sentiamo Enzo Nasso, no? Enzo Nasso, allora leggiamo intanto una poesia di Enzo Nasso, così introduciamo ad Enzo Nasso, perché altrimenti una poesia, ne abbiamo lette diverse. E leggiamo questa. Festa. Festa. A settembre si carica di festa il sud come se finisse l'anno. Le Madonne passeggiano nell'aria coi camorristi e con la banda in testa. Noi cresciamo in età sopra i balconi, se passano le donne di Polistena dai fianchi larghi lungo lo stradone. Non è... Aspetta che te ne leggo un'altra, dai, profilo. Leggo profilo. Sarai per me come una dolce gioia nella città che assolvi in un sorriso, all'ombra bianca delle mani, al giro quieto degli occhi che si fanno mare, l'estate di una pace si colora e lo spazio sereno del tuo viso è disegnato di parole chiare fatte in silenzio e non espresse ancora. Sono Vicino. Sono due momenti diversi. Dico, Vangeli, qui siete riusciti, il professor Verdiglione è riuscito a scioglierlo, io invece mi sono saldato. Però il problema, partiamo un po' da Vangeli, insomma, quello che dici, insomma, Vangeli va visto come un universo del discorso, insomma, in questo senso. Pronto? Sento? Io non mi sento, allora non so nemmeno se parlo. Va visto come un universo del discorso, insomma, in questo senso, l'universo del discorso del cane, è il cane, però poi ci sono tantissimi cani, c'è il barboncino, il cane da guardia, il cane della cosa, eccetera. In questo universo del discorso di Vangeli non c'è solo l'atto effettivo, pratico, concreto, direi di economia intellettuale della pittura, ma ci sono anche tutte queste divagazioni che sono anch'esse immagini, va bene, e vanno viste a mio parere e sentite come il cinema underground, come il cinema sperimentale, insomma questo seguito di immagini, però sempre all'interno di questo cerchio particolare, personale, di razza. Cioè lui, a mio parere, Vangeli fa una razza a sé in cui c'è il Vangeli Barboncino, il Vangeli San Bernardo, il Vangeli eccetera. Questo per quanto riguarda il discorso suo, così un brevissimo appunto, insomma non è facile spiegare, io ho scritto tanto su di lui perché lo conosco dal 1939, quando praticamente impressionava per l'alta statura e lo accusavano di antifascismo perché non voleva fare il caposquadra della milizia universitaria, insomma. Però lo volevano caposquadra non perché avesse qualche abilità, ma perché era alto, capito? E allora tu di che cosa, Armando, volevi che parlasse qui? Della tua mostra. Della? Di qualcosa della tua mostra. La mia mostra che ha destato tanta meraviglia, tanta sorpresa. Sì, la mia mostra nasce da una presunzione nuova, insomma, recentissima. Io ho fatto il giornalista, no? Con alcune puntate, con alcune incursioni in altri settori collaterali, che erano in particolare la poesia, insomma, no? Che era un esercizio
praticamente quando ero adolescente, e poi la narrativa, e poi altri settori collaterali, un po' di saggistica, un po' di socio-economia, eccetera. Naturalmente, siccome per caso vivevo in mezzo ai pittori, cioè i miei amici più intimi, quelli che frequentavo e con i quali avevo continue comunicazioni, erano pittori, ovviamente risentivo gli influssi di questa cosa, praticamente ero portato ad imitazioni, probabilmente avevo anche la tendenza, insomma, no? A questo scarabocchiare, come si fa sempre, al tavolo di impaginazione del giornale, alla cosa, eccetera. Però non gli davo nessun carattere di queste cose, finché a un certo punto l'ho spiegato in un libro che si chiamava Tabù, eccetera, per varie circostanze e per varie sollecitazioni mi sono messo a fare delle sculture in ferro battuto, non in ferro battuto, in rottami di ferro. Ho pubblicato queste sculture nel libro ed erano insomma solo cose visibili sui quali si poteva esercitare un giudizio, però naturalmente consideravo questo fatto di fare della scultura e poi anche della pittura, consideravo un esercizio laterale. È chiaro che la pittura, avendo fatto il redattore di terza pagina, avendo teorizzato cioè tutti i movimenti, molti dei movimenti artistici che nascevano dal dopoguerra, soprattutto quelle delle ricerche degli astrattisti e di queste cose, eccetera, eccetera, automaticamente in questi esercizi che facevo c'era il filtro dell'informale, c'era il filtro delle ricerche, con una certa incoerenza, che era l'incoerenza del cuoco. D'altra parte è successo in moltissimi altri artisti che riuscivano a cucire così varie esperienze e trasformarle in alcuni prodotti, eccetera. Io autocriticando, cioè facendo l'autocritica, riferisco me stesso proprio all'immagine del cuoco, che effettivamente credo di essere un grandissimo cuoco, ma cuoco di cucina, no? Tant'è vero che tanta gente mi voleva assumere come cuoco, sia in Italia che in America, no? E quando ero ragazzo tutti gli amici venivano a casa, Enzo ci prepari gli spaghetti, ci prepari questo, inventa un piatto, inventa un altro piatto, eccetera. Nella pittura mi è successo appunto questo, che con una certa incoerenza, secondo gli umori, secondo le sollecitazioni delle ricerche che si facevano in quel particolare periodo, eccetera, eccetera. Io dipingevo, però queste cose le buttavo in cantina, finché non è arrivato il professor Verdiglione, il quale mi ha fatto capire che potevo essere un minimo esempio dell'intellettuale che è delineato, ma insomma proprio, voglio dire, marginale di periferia, che è delineato in questo movimento del Rinascimento, in cui c'è un intellettuale può saldare in un unico concetto e in un'unica colorazione, chiamiamolo colorazione, tutte le specie, tutti i generi, quindi la poesia, la narrativa, il giornalismo, l'arte, la scultura, la cosa, eccetera. Mi manca la possibilità di fare musica perché sono stonato, insomma, canto soltanto quando mi faccio la barba davanti allo specchio delle poesie calabresi di sgarro, le poesie di sgarro e di sdegno, che sono bellissime, anche tradotte, diventano proprio delle liriche, no, all'altezza della lirica greca. E poi non so che cos'altro posso dire, insomma, se mi suggerite qualcosa, perché poi oltretutto... Vuole un suggerimento. No, oltretutto non mi ricordo nemmeno quello che... Allora, io queste cose, di fronte a questa sollecitazione, ne ho recuperate molte sono andate perdute nelle cantine, le ho restaurate, le ho fatto,
La base rimangono queste sculture di ferro, questi lumi scultura, alle quali sculture ho aggiunto delle lampade colorate e sinceramente ho il dubbio della loro opportunità o no, insomma, so che fanno colore, so che fanno un po' d'effetto, ma non so il riferimento o una vera e propria idea di scultura se funzionano. Comunque ho aggiunto queste cose qui e rimane il nucleo di questa attività, di questa esercitazione. Il resto è pittura figurativa, come dico, filtrata dalle varie esperienze, l'informale, l'astrattismo, o qualche volta un po' di surrealismo, insomma, tutti gli episodi di ricerca che dal dopoguerra ad oggi si sono succeduti nella nostra cosa, dico, nella storia dell'arte del secondo Novecento. Quando sono entrato qui ho sentito parlare di Pollock, qualcuno faceva il nome di Pollock, non so in riferimento a che cosa. Va bene. Niente. Evocava... Sì, io Pollock quando ho cominciato a fare dei quadri con gli smalti non lo conoscevamo affatto. Allora a Roma non c'erano comunicazioni nei primi anni 40, eccetera, non c'era né informazione né comunicazione delle ricerche che si facevano in altri paesi e praticamente in America. Insomma, la conoscenza di Pollock praticamente venne dopo, eccetera, e io trovai delle coincidenze perché avevo cominciato ad usare gli smalti colati, ma non più arbitrariamente come faceva lui, no, con tutti i paragoni possibili, eccetera, eccetera, ma cercando di dare un'idea a questa colatura di smalti, a queste cose di colore, a queste macchie di colore, eccetera, eccetera. Infatti tutti i quadri partono anche da un'idea, da un soggetto, no, probabile o improbabile, ma insomma è quello che è. Io mi sembra che più di così non posso dire, a meno che non... Cioè, diciamo che Enzo Nasso, come è chiaro, ha moltissima ironia, umorismo, e questo possiamo notarlo nel suo romanzo Buonasera, buonasera, e anche negli aneddoti che racconta. Ma insomma non si prende sul serio, questo è molto chiaro. E quindi anche tutte queste cose che accenna in maniera infinitamente modesta, no? sono da considerare ironicamente. Rispetto per esempio a collage e decollage, lui è stato, ma rispetto a tantissime cose, lui è stato un promotore di artisti, ma anche un maestro di artisti poi diventati famosi. Quindi diciamo che apparentemente quando lui parla esalta molto il fatto che è stato giornalista, che è stato direttore di pagine culturali, lui questo lo esalta in maniera gigantesca. Ora, che sia stato direttore di pagine culturali non interessa nessuno, proprio nessuno, se non che lui lo faceva in un certo modo, cioè promuoveva artisti, intellettuali, scrittori, quindi aveva un compito altissimo, era un compito direttivo, era regista, è stato anche poi regista e produttore di quasi 2500 film. No, cortometraggi. Cortometraggi, va bene, documentari, spezzoni, non so che cosa sono, 10 minuti l'uno, quante ne hai fatte? No, di più, ok. Però, insomma, quello che invece risalta è la sua produzione, la sua poesia, il suo romanzo e anche la sua arte. È chiaro che lui, ripeto, nel suo racconto, lui la deprezza, la denigra, dice che non è importante, non è niente, che è proprio poesia, ma perché l'arte, ma perché arte? No, insomma, scusa, no, è ironico, tutto ciò è molto ironico da parte sua. Sai che purtroppo dico una volta ha
una signora mi ha detto: ma lei fa troppo il modesto, e le ho detto: guardi signora, che io non faccio, io sono veramente modesto, adesso ho la presunzione della miseria. Questo fatto di essere modesto non so se è una virtù o un vizio, Umile, forse è un vizio, sì, sì, certamente è un vizio dal punto di vista economico, è un viziaggio, però questa cosa è documentata nelle mie poesie, in 3-4 cose ho detto ormai sono dentro il mio limite, e cioè la mia ideologia, insomma, no, era quella del limite, di limitarmi, probabilmente anche per non dare fastidio, cioè, alle persone, perché allora vivevamo praticamente, subito, io parlo fino agli anni 70-80, vivevamo in gruppo, e allora una prevalenza, siccome io avevo un po' gli strumenti, voglio dire, del potere editoriale, con questa storia dei giornali, di queste cose qui, una prevalenza mia creava in persone che forse avevano grandi capacità artistiche, ma non, voglio dire, morali, o di una certa intelligenza, provocava invidie, quindi tensione, eccetera. E in questo senso io mi rimettevo dentro questo limite e lo teorizzavo con la poesia, come ho teorizzato l'incoerenza, per esempio, no? Anche la pittura, spero che sia questa arte, eccetera, una conseguenza di varie fasi di incoerenza, ma non l'incoerenza arbitraria, quella che viene dagli interessi, l'interesse che viene dalla duplicità dei giudizi che tu dai dell'esistenza, dei rapporti della vita e dell'arte stessa e della letteratura. Sì, sì. Una battuta da fare. Va bene. Potrei fare la battuta dei corazzieri. Sì, corazzieri. Sì. All'inizio sono i corazzieri negli anni 40, no? Per drammatizzare la tensione artistica, anche all'epoca mia, ognuno cercava una sua buffoneria, insomma, no? Da portare, una sua buffoneria da portare in queste riunioni, eccetera, eccetera, no? Buffoneria che d'altra parte, insomma, molti artisti anche per promuoversi, praticamente mettono in gioco, no? Dalì Picasso, tutti questi personaggi qui, per arrivare a De Chirico, no? Io feci un documentario su De Chirico, volevo farne una cosa seria perché lui era imponente, così, eccetera, e invece lui a un certo punto disse: no, guarda, riprendimi nudo, si mise con la pancia di fuori e ho dovuto farlo con questo pancione, anche perché lui presumeva di essere... Sì, presumeva di essere erotico, questa cosa qui. Allora, per allentare le tensioni di queste praticamente comunicazioni, intercomunicazioni, interrelazioni di carattere artistico che ci facevamo in gruppi, ci riunivamo continuamente, non so che ti posso dire, con Berto e con altri ci siamo riuniti perlomeno per un anno, periodicamente, ogni settimana, nel tentativo di delineare una rivista fatta su carta di pasta. Non abbiamo mai combinato niente, però c'erano tensioni, polemiche, eccetera. Allora io facevo questi disegnini ironici, spontanei, li facevo dappertutto, a tavola, eccetera, eccetera, che erano i corazzieri. Adesso non so da che cosa dipendesse questo fatto dei corazzieri. Qualcuno maligno dice che ero invidioso perché erano belli, perché catturavano le donne, eccetera, eccetera. Io ho tentato di teorizzare una specie di polemica contro la monarchia, pur essendo stato giovanissimo candidato all'elezione, trombatissimo come monarchico in Calabria nel 48. E allora questi corazzieri, il primo corazziere che me lo acquistò Curzio Malaparte, venendo al giornale, era un personaggio magro, una specie di verniciattolo
che stava alla finestra, poi una donna stupenda, dalle forme florenti, cioè che lo guardava incavolata, arrabbiatissima, e la filastrocca diceva: il corazziere quando si spoglia non ha più voglia di farsi vedere, perché senza corazza, senza stivale, senza ermo, questa idea del corazziere, eccetera. Poi ce n'era un'altra divertente, ma tante, filastrocche ce ne sono tante. C'è una che allora ebbe successo, che era il corazziere su cavallo su una piazza, no? Con la regina alla finestra. Il cavallo si voltava e lo baciava in bocca. Allora diceva la filastrocca, la didascalia: un giorno la cavalla di colpo si voltò e senza tante storie in bocca lo baciò. La vide la regina e le gridò: squaltrina. E c'erano queste cose che non so, ma ce n'erano anche alcune, perché in queste riunioni, in queste cose, anche a casa di cattocomunisti, eccetera, c'erano dei perbenisti, insomma, delle persone, ce n'erano anche delle cose spinte, ma penso ci sono delle signore, adesso non le posso dire. Posso dire così l'ultima, giusto per fare un moto di spirito, no? C'è il cavallo a cavallo, il corazziere a pecorone, il cavallo sopra, no? Che lo guida. Allora dice: in certe stranissime sere, quando è assente il maresciallo, il cavallo va a cavallo del suo stesso corazziere. E io vado a cavallo della mia stessa poesia, della mia stessa cosa, con un po'. Noi diremo un po' delle cose, no? Le abbiamo già dette, come lui inventa la lingua, inventa moltissime cose nei romanzi, nelle poesie e nella sua arte, ma insomma questo lo scriveremo nei prossimi giorni. E c'era forse Luca Rossi che voleva fare qualche domanda a Duesberg, oppure si è allontanato? Va bene, forse. Ah, ecco. Forse non c'è, va bene. Allora sentiamo intanto David se vuole rilanciare qualcosa. Duesberg è qui, ma Luca Rossi dov'è? È sparito? Non c'è più, va bene, va bene. Lui ha sentito un po'. Prego. David intanto interviene. Allora, David Rasnick, prego. I don't have an artistic bone in my body, unfortunately, but I am blessed with a real love of music and drama and books and things, so that at least I can appreciate it. I've been convinced for a long time that scientist, artist, any creative person probably goes through the same experience. It's I can't explain it. I was listening to the gentleman, I forget his name, who was sitting here, and I was thinking, that's how I feel when I do science. Really science, the best science. You know, it is it's like a game. It's like love. It's profit and goals and all that are sort of not even part of it. It's just the pursuit of it, you know. And recently I've been very fortunate working with Peter to do some of the work that's probably the most important thing I'll ever do as a scientist. And I couldn't help but think how it felt when I was working on that, when I was hearing the discussion of painting, you know. And I'm sure poets have the same feeling, playwrights. And so I understand that. Now for a second comment. It's a little different. And I don't know if this is because I'm American and we sort of like to get things done. I don't know. But I've thought since about 1989 that the
real solution to many of these crazy problems that we have in society. At that time, it was primarily focused on AIDS, but it could be AIDS, it could be nuclear weapons, Star Wars, I don't care what it is. But let's limit it to just AIDS right now. I've thought for a long time that the arts were going to bring us out of this craziness, bring it to the people, bring the debate out and the information. It's certainly the scientists have failed us. The journalists have failed us. The governments and the institutions have failed us. And the only thing really left that I can see anyway, that has the power and the ability to go directly to people, to their souls, to their hearts, to their minds directly, without other people interpreting it and telling us what to think and what to believe, are the artists, the science. So I have been trying to interest people in Hollywood. Maybe Hollywood's not artistic, I don't know. But there's some very talented people there, and they have the souls and the spirit of artists. Commercial artists, but they still have it. And I was hoping, trying to interest some of them to use their skills and their talents to try to bring these important issues to people. You know, make a movie, make a play, compose a song, even a stand-up comic. I tell you, there is a wealth of material here for a comedian. You know, this AIDS stuff now, we have almost 18 years of insanity, and there's no finer source of material for a comedian or Mark Twain, for example, or somebody to expose, you know, the hypocrisy, the pomposity, the absurdity, the insanity that we take for normal, you know. And so I guess what I'm trying to say is another one of my sales pitches that I give to Hollywood, I give it to you too. Maybe some of you, artists, people that make movies, paintings, songs, journalists, I hope, might want to apply their skills and talents to, you pick the area of importance to you. Obviously, I'm pushing for AIDS right now in medicine in that area. And see if it can't touch you in some way that it'll influence your art, so then that art then reflects more of the truth to other people somehow. I'm not an artist, I don't know how to do it. You folks are, you know how to do it. So that's my sales pitch. Thank you. Momento, aspetta. David Rasnick, due giorni or sono, mi diceva che ha scritto un romanzo, AIDS, la vera storia. La vera storia. Allora, com'è? Germ of Lies. It's titled The Germ of Lies. 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 Il microbo delle bugie? Il microbo delle bugie. Questo è il titolo. The title is Germ of Lies, L-I-E-S. You know, fibs, telling stories. E quindi ha detto che ci manda poi questo romanzo. Germ of Lies. You know, germ, like a virus, bacteria. Germ, G-E-R-M, of lies, L-I-E-S. In other words, a germ of not truth. Certo. E questo libro non è uscito ancora in America e in nessun altro paese. E quindi allora io ho proposto di mandarcelo per farlo uscire in Italia, no? Intanto in Italia. I will get back to Monday, the 12th. Probably Tuesday, it will be in DHL to you. And I mean, that's a very, very kind offer. Thank you very much. Benissimo. Grazie. Duesberg, vieni qua. Sentiamo se c'è qualche domanda da parte di qualcuno. Forse ancora Roger Dadoun. Qualche domanda, qualche quesito, qualche notazione.
Roger Dadoun ha visto sia le mostre che abbiamo, sia di Enzo Nasso, no? Ha ammirato molto, sia questa qui di Vangelli, e lui stesso ha scritto intorno all'arte, no? Molte volte, come intorno alla poesia. C'è qualche domanda che vuole fare a Duesberg oppure qualche notazione intorno ai nostri artisti? No, allora... Ok. Allora il microfono. Il microfono. Un point d'abord, c'est que Rasnick a évoqué ce matin George Orwell et Verdiglione a publié dans la revue Spirale tout un dossier Orwell que je lui avais communiqué. Premier point. Deuxième point, je voudrais un jour écrire un petit texte d'ambition poétique qui s'appellerait « Le rire de Verdiglione ». Pourquoi il vient de rire, vous voyez? Parce que ce rire de Verdiglione introduit un élément d'ironie que j'avais développé dans un livre qui s'intitule « De la raison ironique », oui, qui était le premier livre d'un homme publié aux éditions des femmes, ce qui était aussi une ironie éditoriale. Et il me semble que l'ironie fait partie intégrante du travail de l'intelligence lorsqu'elle veut réduire le noyau de bêtises qui est en son cœur. J'ai donc ici même l'illustration de cette ironie de l'intelligence qui permet de limiter la paranoïa de l'intelligence. Merci. Sentiamo altri, proprio proseguendo sotto la forma del dibattito e delle domande. Allora, Georges Mathé vuole dire qualcosa? No, adesso no, adesso no. Adesso ho un suo progetto micidiale. Prego, no, 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 no. Ah, ma il microfono, aspetta, accendi. Se tu non, è curioso che lui vuole che... Senza accendere. Pour avoir réuni ce soir des acteurs américains ou germano-américains et des acteurs italiens, je te sacre le plus grand metteur en scène du théâtre de l'Italie, parce qu'il n'y a pas d'autre pays qui partage cette ironie. Nous autres, les enfants de César, qui est venu nous conquérir sans l'autorisation du Sénat, qu'aurions-nous fait s'il n'avait pas violé le Sénat? Alors, lorsque Duesberg et collaborateurs violent la médecine, nous répondons par le proverbe chinois, quand on te viole, détends-toi et jouis. Va bene. Allora, c'è qualche domanda? Forse Enzo Celante voleva fare una domanda. Ho visto che si era alzato. Forse mi sono sbagliato? L'ha già fatto? Ah, ecco, ma domani lui interverrà, sì. Ecco. Allora sentiamo Carlo Marchetti, prego. Venga, ha alzato la mano, mi pare, no? È qui. Ah, mi scusi, era coperto dalla colonna. Mi scusi tanto. Prego. Io non parlo inglese purtroppo. Allora, no, volevo chiedere su quanto lei... Ma lei adesso per Mi chiamo ascoltarsi... Carlo Marchetti. E con la sua risposta, no? Ah, ma faccia la domanda. Certo. Magari col microfono vicino. Chiaro.
Riguardo a un argomento intervenuto prima, no? Precedentemente in seguito a una domanda della signora appunto, e poi le ponevo questa questione a mia volta. Non è possibile che tornando ai virus, no, un momento, il retrovirus non uccida la cellula come lei ha detto sicuramente, no? Ma contribuisca alla sua trasformazione nel senso di una vanificazione della funzione della cellula linfatica stessa. Cioè non c'è né trasformazione in senso maligno di tipo tumorale né uccisione della cellula. Però se il genoma del virus, no, del retrovirus, viene inserito nel genoma della cellula ospitante, questa può essere trasformata. Per esempio nel caso dei linfociti ci può essere quindi un azzeramento, una diminuzione della funzione di difesa immunitaria. Mi rifaceva questo anche perché si dice in Italia, alcuni che hanno pratica clinica, che nella prima fase della sindrome c'è un aumento dei linfociti, no? E di solito questo avviene quando proprio le popolazioni cellulari deputate a una certa funzione avvertono appunto una diminuzione della funzione stessa. Questa era la prima domanda, cioè se appunto questi retrovirus, di cui in fondo lei appunto ammette l'esistenza e che sono chiaramente la causalità assoluta rispetto alla sindrome, possano in qualche modo appunto non uccidere ma trasformare la cellula nel senso di un appiattimento, di un azzeramento della funzione. Questa è la prima domanda. Anche perché alcuni appunto hanno visto che c'è una trasformazione anche morfologica, per esempio dei monociti, no? Ecco. E adesso parlo più adagio. E la seconda questione, che è un po' più generale, anche rispetto così alle varie tematiche intervenute nel pomeriggio, se appunto diciamo così, quei filoni di ricerca anche sulle possibili casualità, sulle origini che lei da anni appunto ricorda e che altri appunto hanno ripreso, cioè per esempio droghe, quindi indebolimento organico, sono gli unici filoni di ricerca attuali, oppure c'è anche qualche cos'altro, cioè è possibile ipotizzare. Sì. Sì, certo, cioè se possono esserci secondo lei che qualche ulteriore causa, oltre a quelle diciamo relative alla droga, all'alcol, al fumo, eccetera. Queste sono le mie due domande. Sentiamo le risposte, Sì. allora spenga pure lì, ecco bravo. Okay. First then, the question, can a retrovirus change a cell so that it would, other than killing it, well it doesn't kill it, yes, it doesn't kill it. Well, in two conditions they can. There are some extremely rare retroviruses that are unstable at the same time, that pick up genes from a cell, and they can now, some of these can then transform a cell. These have been called oncogenes or cancer genes, yeah. And that was actually my claim to fame. I found some of those. But under those conditions, they can definitely transform a cell into a cancer cell, yes. Now, so it's possible the answer to that would be yes, but it has not been observed in animals outside the laboratory and in humans. And the reasons for that are relatively clear. The so-called transduction of a non-viral sequence into a virus, which this virus has to do, it's an accident, a genetic accident, it's extremely rare. It's like if you made it with a gorilla and have a baby, you could try, but it's not going to happen a lot, but it could happen, you know. But it's extremely rare. It would be a new species then. Something between humans and gorillas would be the product of it, if it would happen. Yeah. So it's about as rare as that. It's extremely rare. And what also happens is these viruses are extremely unstable. They don't fit together. The virus is not kind to edit material. It doesn't need it, it drops it immediately, very fast. So this is why this has naturally hardly any relevance. For scientists who have, found such... Marchetti, vada a sedere, se no continua a parlare verso di là. Yeah. Okay. For scientists who have found these viruses, they have studied them in laboratory, but the biological relevance is minute. And the second situation where a retrovirus can sometimes affect at least somewhat slightly, the behavior of a cell is if it is produced in very, very high titers. That is, if a cell is infected and produces literally, as I said, the maximum potential of 1,000 viruses per day or more, then the behavior of that cell can sometimes change. But
not really in a pathological way. For example, in chicken, where this has been studied very well by Rubin and Burmester, people like that, they produce retroviruses at titers of 10 to the 9 to 10 to the 10 infectious units per milliliter. This is about 1 billion more than in AIDS patients, where the titer is usually 0 or 1 if you're lucky. And yet these chicken live a normal life and lay eggs, and sometimes they get a sort of a leukemia, sometimes. The risk is higher than normal. But this goes on for the lifetime in this animal. It's an inbred chicken, of course, and it's the same in mice and the same in cats. You need inbred animals that are tolerant, that don't make antibodies to it, and when they are producing virus at this extremely high titer, then their cancer risk, they get a leukemia, is high. I mean, let's say 1 in 100 would get a leukemia then, out of these animals. That's yet another change. But that is a cofactor then. Yeah. But as you see, in most cases, in wild animals, in fact, we have never seen an exception to this, in wild birds, in wild mice, in wild monkeys, and in wild humans, there are a lot of them around, they're very wild, some of them. The virus is never at high titer. They're not inbred. They make antibodies against them. They're not infected at high titer artificially by scientists. So the virus is neutralized, and in those conditions you can never see a difference. These animals, or humans, animal humans, with these viruses at low titers, their cell is completely normal. And you see, there's always a possibility that in one rare incidence it indicates at a particular site and could change something, but the odds are small. You have to look at it in perspectives. The human genome is 1 million kilobases. That's 1 billion nucleotides long. And the virus is 10 kilobases. So you throw in 100,000 extra DNA in that genome. That isn't a big deal. You know, it is totally irrelevant. It's like it's like you throw whatever it is, a match on a battleship. You know, it might be a local fire for 1 second, but it's not going to sink a battleship. It's a tiny, tiny, tiny event. It looks big from a virologist's point of view, but from the cell's point of view, it's totally nothing. And it happens all the time in nature, and there's no consequence to it that we can detect, except that the virus replicates. It's minimal. Now, your second question was, and it's that type of information that makes me rather confident that it would be not just one, but a stack of miracles if a latent retrovirus that is in 1 out of 1,000 cells, not even in every cell like in these chicken or mice that we studied, and it's not producing anything, neither reproducing itself, is neutralized by antibody, would kill 35-year-old men or women that otherwise would be quite lively. They'd have thousands of partners before that happens, yes. So that's not totally plausible. Let's say your second question was, maybe could you summarize it once more? It was, now we talked so much, I've forgotten. Something about drugs. Come here for a second, it's just so that I... D'autres raisons que la drogue. Yeah. That, well, say it again. Other causes for AIDS, you mean? Oh, yeah. Well, that's what we have. Our colleague Professor Siccio talked about too. I mean, drugs are a very plausible cause of disease, and it's something that we don't want to accept. Or, I mean, they charge me with denial of looking at viral evidence, but drugs is something that is we are heavily deny as a cause of diseases. 20 million Americans, as I said, are using illegal drugs, and 500,000 are reported to be in hospitals and annually from illegal drug use, and half of them, again, like 250,000 die from it per year. That's much more than from AIDS. Cigarette smoking is legal, and it's, as you know, it's 500,000 deaths per year, and lung cancer is 300,000 in the US alone. Liver cirrhosis is tremendous. Drugs is the only, in evolution, the only new health risk that has hit us that men have introduced. We have not evolved to tolerate
a gram of cocaine injected intravenously for 10 years. We have not evolved to absorb nitrite inhalants, which is one of the most reactive molecules that mutate DNA and RNA, react with proteins, with vitamins, with hemoglobin, methemoglobin, it changes it, with every biological macromolecule. We have not evolved to resist the chemistry of nitrites. It's mutagenic and carcinogenic. And particularly not when it's done for 10 years every weekend or twice a week or 3 times a week. So those are very plausible factors, and in fact the statistics are very telling. The Centers for Disease Control in America reports that 1/3 of all American AIDS patients are intravenous drug users. All heterosexuals are in this category. That's of the 650,000, 200,000. So they say they have used drugs, not just orally, injecting it into their system. This is more direct and probably more toxic and more effective. That's why people inject them. It goes right to the brain or to the receptors and wherever it can go. This is confirmed, and it's totally ignored. I mean, totally, not even a little bit, totally. The only thing that Nature or Science or the Lancet has to publish about it is it makes you forget your condoms. If you are high on a gram of cocaine and have some poppers and so, you forget to put on your condom, or you don't notice when it breaks. And therefore you could get HIV, and of course you will die 10 years later, of something. That's the only reaction you get in the leading scientific medical journals from the medical community. There is no exception that I know of. I'm not trying to exaggerate here. I've never seen a warning or anything. And the blame is not on the people who use these drugs. I think my first charge would be to the medical establishment. An American MD has to have almost an A average to be admitted to medical school, so they can't claim they were stupid. And they are swearing to Hippocrates that they're only doing good, and they have huge libraries, they have huge grants, they have $8 billion to study AIDS. They look never up a reference what drug use could do. When you apply a grant application, it's rejected. If there were ever a Nuremberg trial about American doctors and AIDS, I think many of them would do worse than some of the Nazis did 50 years ago. They wouldn't come out smelling like a rose, in my opinion. They had the intelligence, they had the information, they had the money, and they had the computers to find out what could be done. And they certainly could easily study it for a very small fraction of what they're willing to spend on ACT and HIV every year. $8 billion in America alone. It's not done. It's a very strange thing. Yeah. We have, as I said, we have 100,000 plus MDs and PhDs researching HIV. Nobody, not one paper I've ever seen in the 10, 15 years since AIDS is around, that ever looked at what are the long-term effects of nitrites, cocaine, heroin, something that 20 million Americans are doing every day. It's not touched. To no concern to the medical establishment that costs more than the military and everything else combined. Strange idea to have an MD army like that. They all fight HIV and prescribe ACT. Something that we really definitely need. Very odd. Thanks. Yeah. So, yes, Michele Marin, prego, ha chiesto la parola. Ah? Sì, ho visto. Uno chiede. Prego. Allora volevo porre una domanda al professor Duesberg. Noi ci troviamo in questo XX secolo in quella che è stata definita la peste del XX secolo, cioè l'AIDS, una peste che dalle sue argomentazioni, da quello che ci viene esponendo nel suo libro, è una peste, possiamo dire, virtuale, un tentativo estremo di riportare a una causa infettiva, possiamo dire, quelli che sono i falliti tentativi di dimostrare le cause del cancro, vorrei dire. Un'ancora di salvezza per i fallimenti, questo lo dice in qualche modo anche lui nel suo libro, di quella che è la ricerca sulle cause del cancro, e sulle cause in particolar modo come virus. Allora, qui siamo in una soglia, per così dire, in cui l'immunologia
che tratta di soggetti immunizzati, e cioè in possesso di anticorpi, è un po' alle soglie di quella che noi consideriamo l'immunità, che forse non considera come necessaria la presenza di un anticorpo. E io mi ricordo di un vecchio trattato di patologia generale, e questa è la domanda forse che può agganciare la sua risposta, in cui si parlava, a proposito di anticorpi, immunità naturale, immunità acquisita, si parlava di refrattarietà. Allora, come noi possiamo considerare questa disposizione immunitaria di un individuo? Non possiamo considerarlo immune in quanto non è stato esposto precedentemente a una causa infettante o a un agente causante malattia dalla quale lui poi o lei è guarito. Però al tempo stesso sicuramente non ce l'ho. Comunque la domanda mi pare chiara, no? Come viene... Stopped in the translation? Okay, may I just repeat briefly the question? Ok. Allora, come possiamo leggere oggi, nell'attuale, quello che, parlando nei vecchi trattati di immunità naturale, immunità acquisita, era quasi una categoria anomala, ma di cui sicuramente l'immunità non è estranea, ed è il concetto di refrattarietà, che non necessariamente chiama in causa l'immunologia, perché è chiaro che nelle difese immunitarie l'unica cosa di cui stiamo parlando e di cui dobbiamo dire se c'è o no la presenza o meno, dobbiamo intendere anche quelli che sono questi tentativi un po' disperati, vorremmo dire, di stabilire cause virali in base alla presenza o meno dell'anticorpo. Cioè, forse la domanda più radicale è questa. La teoria degli anticorpi forse è in fase calante, perché chiaramente questa peste virtuale di questa malattia che infettiva, ma che alla fin fine infettiva non è, e che chiama in causa gli aspetti degenerativi, non può più supportare la teoria anticorpale e quindi tutta l'immunologia che è fondata sulla teoria degli anticorpi, cioè sulla teoria dell'agente causante. Ma allora un individuo refrattario come dobbiamo intenderlo? Come possiamo leggere oggi questa questione? Sorry. Okay, could I ask quickly, is your question about the immunity? No. Perché se no parla lei, non... Oh, no, I have to ask him. Clarify. Against cancer or AIDS? Against cancer or against AIDS? You mean? Yeah, but still the answer would be very different whether the question is against failing immunology against AIDS or against cancer. Okay, so that's, okay, yeah. Mm. Well, there are two, of course, the answer to these two things are different. AIDS is indeed an immune deficiency, but the immune deficiency is not, as far as I can tell, is that okay? Oh, yeah. It's not an infection, it's not a contagious one, it's not a viral one. That is, as they correctly say, an acquired immunodeficiency, one that you have acquired through drug use or lifestyle, not acquired through an infection. We discussed some of the reasons for this. It's not equally distributed between people. It doesn't spread like a virus disease. It doesn't. The antibody against the virus doesn't help against it. In fact, that's the only reason how you can get it according to the official hypothesis. And it's not contagious. No doctor ever got AIDS from 850,000 AIDS patients in the last 15 years in America and Europe. Not one publication exists that describes that. So the immunodeficiency is not infectious. But once you have the immunodeficiency acquired by drug use, very likely,
Now you are susceptible to infectious diseases, and that's the confusion in AIDS. You see, then you get what is actually a microbial or viral disease. You get viral diseases, you get pneumocystis, it's a fungal disease. The fungus you have every day in your lungs. But if you, as long as your immune system works, it is harmless. But if you have no defense department, no immune system, all of a sudden you look like a camembert or whatever, like a parmigiano in Italy. Because now these microbes can chew you up and you're defenseless. So microbes are playing a role in it, but only because the immune system is ruined by drugs. With cancer, the situation is different. Their immunity doesn't help. Cancer is made entirely of your own material. It is not a microbial infection. Microbes play no role. It's only your own material. It's some sort of a mutation in your cell or in your cells. And that's invisible to the immune system. The so-called immune surveillance hypothesis that came originally from Paul Ehrlich or Sir MacFarlane Burnett or George Klein, and all these people postulated it, particularly people who believed microbes play a role in this, has been falsified many times. People with cancer, a third of us developing cancer in a lifetime, are not all immunodeficient. They have typically a normal immune system when they first get cancer. An experimental system that has finally killed the immune surveillance hypothesis for good is a so-called nude mouse. It's an experimental AIDS patient, a mouse that doesn't have any T cells. It's a T-cell free mouse. That mouse has infections right, left, and middle, exactly like an AIDS patient. You have to keep it in a sterile environment to keep it alive. But it doesn't have any more cancer than any other mice. So cancer is not an immunodeficiency disease. It's a change in a mutation, sort of, in some cells that is not visible to the immune system because it's entirely made of your own. It's like an identical twin of yours. You know? It's not visible. So a declining immune system is not the answer to cancer, but to the AIDS it is, and there it is not a consequence of a degeneration in our times. In fact, we live better and longer than we ever did before. Our median age is still increasing. It's only a small minority of us, those that engage in recreational drug use or are unlucky, who have antibodies against HIV and are prescribed immunotoxic medication like DNA chain terminators from the medical establishment that is surveying us day and night. So that would be my answer to this. Is that okay? Oh, yeah, well, come here. If it's not satisfying, that's what I'm here for. Or you are here for. Give me help. You don't have to be kinder to me than George Mathé. See, he's attacking again. Look. No, if I have satisfied his see, he's attacking. You could help me by it. No, Si une tumeur, un cancer, survient chez un malade transplanté et traité par des antagonistes de l'immunité, des bloqueurs de l'immunité pour que sa transplantation prenne, si un cancer survient et si on arrête le traitement immunosuppresseur, le cancer régresse. Alors, à partir de là, il faudrait que chacun parle de ce qu'il connaît. Ha detto in francese. Allora, cogliamo
cogliamo l'occasione, prima di ripassare la parola a Duesberg, che adesso risponderà, per salutare ancora una volta l'onorevole professor Giuseppe Nisticò, che ci ha onorato della sua presenza, del suo contributo validissimo in questo congresso, ed è Michele Marin, quindi lo accompagna adesso all'aeroporto. Eccolo là. È Michele Marin. No, c'è Michele Marin. Sì. Michele Marin. Ciao. Ciao. Quello fischia sempre, vabbè. Oh, say, okay, yes, I've almost forgot about this, yeah. No, see, this, I don't know much about this. Is you, on this one? Yeah, one would have to know what are the immunosuppressive drugs used in this case, yeah. Yeah. Cyclosporin is, of course, in itself a bit, yeah. Allora, yeah. Sentiamo se c'è qualche altra domanda. O qualche Caso altro intervento. intervento. Non so se Luca Rossi vuole fare adesso una domanda. Yeah. Domani, perfetto. Ah, facciamo gli auguri. Cogliamo l'occasione di fare gli auguri. Allora domani poi interverrà. Sentiamo altri? But see, I mean, the overall pattern still is people who get cancer or as they develop cancer. La As they cena è alle develop 7:30. they are not immunodeficient. When the average human being who develops a cancer, and it's a third of us in a lifetime. Yeah, but it's not immunodeficient at the time of the cancer development. Well, not overwhelmingly, I mean. Ok. Well, right, but at least you could make an argument that it's not, but you could make an argument otherwise, but most people are initially not. Once you start with chemotherapy and immunosuppressive drugs, it's a different story. They are carcinogens by themselves. Then it's different. And also immunosuppressive, of course. Chemotherapy is extremely immunosuppressive. It's killing bone marrow cells. La chemioterapia produce immunodeficienza. Bene. Allora, è questo che ha detto? Sì. Sentiamo altri. Ruggero Chinaglia. Mi sembra che abbia alzato un dito. Ma è una richiesta di precisazione in relazione all'ultima risposta che ha dato in merito alla questione di una sorta di differenza invisibile che verrebbe accettata dal ricercatore. Nel senso, Duesberg dice, può esserci il caso di una mutazione cellulare che è accettata o quantomeno non è avvertita da un sistema immunitario che però funziona. In qualche modo mi pare una contraddizione, nel senso, forse c'è un'altra ragione, un altro modo del funzionamento, un altro modo dell'immunità. Perché accettare che un sistema immunitario funzioni se non si accorge di una mutazione che ha conseguenze mortali in atto nel sistema di riferimento? Forse che questo metterebbe in questione il sistema di riferimento? E allora si tratta di allargare l'indagine intorno al perché, piuttosto che ammettere che in realtà esiste qualcos'altro che è sfuggito alla ricerca, perché la ricerca
così come nel caso dei cacciatori di virus che lui descrive nel suo libro, no? Si è puntata su quella determinata sostanza che deve essere trovata o qualcos'altro che comunque deve esserci perché il sistema della ricerca esige che ci sia. Ora chiedo a Duesberg se la ricerca non debba anche allargarsi e interrogarsi su qualcosa che non è già noto al sistema di riferimento, ma che deve esistere soprattutto in una complessità come quella dell'uomo, che non è da paragonarsi quindi all'animale, e anche questo continuo paragone del ricercatore che si avvale dei riscontri sull'animale per giustificare quello che accade nel cosiddetto organismo umano, mi sembra che vada messo in discussione, perché sicuramente non si tratta della stessa cosa. Grazie. Well, yeah. And so you are arguing, if I understand it correctly, you are arguing that the immune system should be able to see a mutation of cancer. Is that is correct? Is right? Yeah. Well, see, that is difficult to see for the immune system. The mutations that you see in cancer cells that have been identified so far are mostly point mutations or deletions or rearrangements, that a gene has moved from one place to another place, or there's a point mutation. That means one single nucleotide is changed. The famous RAS mutation, you may have heard or remember that one. That was the cause of colon cancer only 6 or 7 years ago, and then of kidney cancer, and then of lung cancer, and breast cancer, and then of everything, and then of nothing anymore. But maybe everything now. But anyway, it's a small mutation that changes one amino acid. And the immune system rarely can pick up a single amino acid change. And I can tell you why it would be very difficult or detrimental for the immune system if it did. The normal mutation rate is 1 in 10 to the 9 nucleotides per cell division. That is, every time a cell divides in your body, it differs from its mother or father or brother by 1 point mutation. So you have 10 to the 14 point mutated cells in your body. If this would be enough for the immune system to attack, 1 cell would be left, and 10 to the 14 would be killed. You see what I'm saying? If 1 point mutation were enough, which they identify in cancer cells as mutations, to eliminate a cell by the immune system would have to eliminate all but 1 cell in your body, because all cells differ at least by that much from each other. There would be very little left of you. If the immune system were finished eliminating point mutations from you, 1 cell of you would be left and 1 of me. The conversation would be rather quiet then. We wouldn't speak anymore. You see what I'm saying? This is difficult. Likewise, a deletion is, of course, invisible to the immune system, and a translocation or rearrangement, which they often see, is again invisible to the immune system. You don't change the immune system that way. You don't create a new antigen this way. You just increase or decrease known proteins or known genes. That's what you can get by changing the cell. The only way you create new antigens if you introduce new genetic information. And that can only be done by introducing microbes. So the immune system is perfectly suited to see microbes, or of course if other cells come in. If you transplant a piece of skin of mine on you or vice versa, that is wonderful for the immune system to see. It can see that right away. There's plenty of changes there it can already detect, even though you have not really new genes, but you have so many mutations that it can react to it. So it's not possible for the immune system is designed a bit like radar. You can go under the radar and you can go over the radar. But the immune system is supposed to be sensitive in the range of microbes. That is the charge of the immune system, to keep them out of us or away from us. But if it would react against point mutations, you would never see the end of it. You would be eliminating yourself, and so it's not a likely basis for resistance to a cancer, the immune system. No. Was there was another part? No.
of your question. What's that? Yeah. Va bene così, no? Is it okay or? Sì, sì. Yeah. Sì, sì. No, you had another part. Ha risposto, sì. Sentiamo Elisabetta Costa, no? Una domanda da fare, prego. Or animals, not using animals. Animals are not, well, yes, they are different, but not that different. In terms of cancer, what we have found out about animals and humans is not so far apart. I mean, you're right. I mean, mice seem to get cancer more readily than humans. Humans are more resistant. But sort of the basic rules are not so far apart. And of course, as we always say in science, it's very difficult, not very acceptable to do experiments with humans. People don't like that, you know, particularly given carcinogens. Yeah. So, I mean, animals, you're right, there are limitations. You cannot extrapolate everything from animals to humans, but they have cancers like we do, and some of them are very close to us, like chimpanzees or monkeys are. And studying how they get cancer, or what their cancers are like, or what causes cancer in them is, I think, as far as I can say, not irrelevant to understanding human cancer. No. Although, I mean, you're right, much of the work is done with rodents, with mice and so, and they are different. They get cancer much more easily than we do, and that's of course nice for researchers and therefore not so relevant to humans. So there are limits to this, you're right, but it's not irrelevant. So I would come out to defense of animal work with some qualifications, definitely, along your lines. So I'm not disagreeing with you, I'm just saying it's not totally irrelevant. Okay. Elisabetta Costa, prego. I'm wondering if it is possible to say that there is a sort of mentality of AIDS. That's a very good question. It's not my field, though, but it's certainly the case. There are strong mentalities of age, and of scientists studying it as well. But I mean, it's very true. There's a mentality. People who are given a diagnosis of antibody to AIDS, many of them are suicidal. Suicide is very high in antibody positives who don't even have AIDS yet. Many of them say, now that we know we're antibody positive, why care any longer? Now they live wilder than ever before and more reckless than ever before. Not practicing following any rules anymore, certainly not safe sex when they do this. Others give up, and then of course the reaction of those who are not have AIDS against them is certainly not pretty. I mean, they're treated like often like AIDS, like plague patients. Also, AIDS, what is information and AIDS propaganda has done a lot of saying it's infectious, but it's not infectious. You see, this is the total contradiction in this whole AIDS thing. They say, yes, it's an infectious disease, but you can live with them, you can hug them, you can wash them, you can be a good friend with them, you can have kids with them. All of this is possible. It's very contradictory. If it were indeed a viral disease, this should not be possible. But yet they say, on one hand, you have to be friendly with them, you have to hug them. Elizabeth Taylor hugs an AIDS patient, Larry Kramer, that's perfectly all right. Well, if it were indeed a viral disease, she should be damn careful. But she isn't, and nothing ever happens. It's a complete contradiction, but it makes these people, it certainly must be hell for people like who believe in this virus hypothesis, or told to believe every day in it, must be a terrible life. They can't immigrate and emigrate, they can't travel, there are travel restrictions, there are lots of restrictions for these people, and certainly intuitive rejections, even though the propaganda tries to work against it. Yeah, yeah, sure. Could AIDS be the other phase of a welfare state, of a welfare ideology?
That I don't think so. That, I mean, okay, this is certainly beyond my scope as a scientist, but I think it's more as a consequence of the affluence that we have in the post-war Western world, that you can buy cocaine and that you have airplanes bring it in sufficient supply in all the countries that can afford it. America, of course, is leading in that development, but Europe is a close second. That you have throwaways syringes to inject it, and then you have a lot of medication and probably a little bit welfare to even pay for this. The medications that they get and the care for it, this is all free. You can never get any health care free in America, but when you are antibody positive, you have a great life, until you're dead, of course. You have to take ACT, but everything else is free. ACT is free, you get rent free, you get food free, you get theater tickets, all sorts of things. So it's a very strange, as you say, mentality is probably the right word for it. It's a very strange world with AIDS. Yeah. C'è un'altra signora che vuole fare una domanda. Come si chiama? Mi chiamo De Laurentiis. Quando viene qui? Come si chiama? De Laurentiis, Maria. De Laurentiis. Sì. Mi sembra che di lei... nome? Maria. Maria. Mi sembra che lei abbia detto che praticamente il sistema immunitario riconosce solamente i microbi. Ecco, volevo capire allora come interviene nel rigetto dei trapianti d'organo. Okay. Yeah, okay. Well, that's a very good question. Yeah. Okay, the immune system is the biggest obstacle to organ transplantation. You're totally right. You know, that's the major reason why it's as limited as it still is. But surprise was, ever since Christian Bernard did the first heart transplant and kidney transplants, that it was actually relatively easy after all, much easier than people thought. And here I come with my metaphor of the radar system on the immune system. When you take very little, it's not seen. And when you take very much, when you add very much, like a whole organ, then it's also often not seen. Whatever the reaction is of the immune system, I think the nascent cells, T cells or B cells, that would potentially react against foreign material, they are usually paralyzed if there's own material. They have to react with the B cells or T cells, but if they react with own, see, the immune system is blind. It makes antibodies against your own self all the time. But they don't find T cells, they react with self material. So they're essentially paralyzed. They have to react with T cells, bind to T cells rather than to yourself or to some other antigen before they can amplify. And if there's a lot of foreign material there, these nascent B or T cells that would otherwise react against you would not find their partner and would react with yourself, and therefore they don't go up. See, the T cell, the immune system cannot really tell whether it's you or somebody else. It's only as soon as it's rising, it's paralyzed by, it wants to react with a complementary T cells, but if there's a mass self, then it reacts with self and therefore it doesn't amplify. That's how you protect yourself against your own immunity. And if there's lots of it, if you put a whole heart in it from somebody else, then there's so much there that the immune system actually doesn't see it anymore. And the reaction is relatively minimal. That was a big surprise after Christian Bernard. The immunologists predicted it would never work. And it has worked now many times, and with kidney transplant, even with liver transplants, with relatively minimal immune suppression. But it's still a problem. You know, it's still noticed, but it's not as bad as it should be. You know, you couldn't possibly do 5 or 6 blood transfusions in a row with slightly different antigens. You would
get a wild fever and die from it, anaphylactic shock, but with it thing constantly present, it seems to work pretty well. Is that okay as an answer? Yes? Yeah? Okay. Sì, ancora un'ultima notazione da parte di David Rasnick, poi concludiamo per oggi. It was I believe it was your question about the AIDS thinking or mentality. It's been clear to me for a long time, at least 10 years, more than 10 years, that the glue that holds the whole AIDS industry, everything, the pharmaceutical industry, the National Institutes of Health, the CDC, the funding apparatus, the physicians, the scientists, the patients, everybody, is fear. Fear holds it all together. Fear, the establishment uses fear to scare people into doing crazy things like taking AZT. They scare them to do another crazy thing like being tested for antibodies to HIV, and then that scares you to death if it's positive. And the physician is scared, is afraid not to do the right thing and not give you AZT. The journals, the editors, and the publishers are afraid to ask important questions, because then their sources of information at the NIH, the CDC, won't talk to him anymore. They also are afraid to fund Peter Duesberg. They're afraid to debate Peter Duesberg and the rest of us. Fear is pervasive. You know, politicians are afraid. They don't want to touch it. You know, they'll get the gays against them, or they'll get the movie stars against them. If we were to remove fear, just the fear of it, and that's why I would like a stand-up comic, you say, somebody to put a little humor in there, you know, not to belittle AIDS patients or anything, but to just destroy this pomposity, this insanity, this craziness, and to remove that fear, AIDS is gone overnight. A common friend for us put it even simpler. He said, if you remove the funding, AIDS is gone overnight. If you remove the funding, the support for AIDS research and for AIDS treatment, it would be gone overnight. If you don't pay for the ACT and the grants and the publications, then it would be gone overnight. It's a bit exaggerated, but there's a point. Allora, dunque mi sembra che sia stata una giornata molto intensa, anche oggi. E abbiamo sentito poeti, artisti, filosofi, imprenditori, medici, scienziati, psicanalisti. Allora domani proseguiamo perché ci sono altre esposizioni, per esempio Scendali, per esempio farà il suo intervento Luca Rossi, no? Ha curato questo libro che si chiama Sex Virus, no? Da Feltrinelli. E altri che sono in sala, anche esponenti della Fondazione, e quindi proseguiremo al mattino e pomeriggio. Ripeto che gli atti, che faremo subito una trascrizione degli atti di questo, una trascrizione di questo congresso, e quindi faremo una pubblicazione abbastanza presto, veramente presto. Quindi adesso noi andiamo al primo piano, Sala Gerusalemme, per la cena, invitando coloro che devono fare il ticket a farlo, mi pare in fondo alla sala, a farlo sopra, presso Anna Maria Turchetto. È essenziale fare questo ticket per la cooperativa. Poi vorrei dire ancora una cosa, signori, attenzione. Alle 9 invece c'è l'assemblea, come ciascun sabato, dell'associazione, e sarà nella libreria. Vorrei invitare a restituire tutti gli apparecchi che avete in giro, questi apparecchi, a restituirli perché sono indispensabili, non sono di nostra proprietà, sono di coloro che
e servono anche per domani e nella notte si devono ricaricare, restituirli perché altrimenti domani sono inutilizzabili. Allora restituirli. Grazie e arrivederci. Ciao Luca, invece grazie, Beniamino sei bene, un appassionato sei un seguace di Sberghiglia. Sì, della questione. Di questo. Gli ho regalato il tuo libro. Ma io gliel'ho mandato con la Fondazione. Sorry, she's one of associazione a Brene, one of the collaborators. È uscito un anno fa. Comunque, poi le regaliamo questa, magari una copia in più di questo qui, questo lo diamo al professor Di Ieso. Ecco, diamo anche il libro di Mathé.